benvenuti amici di Red Black Insights. C'è una narrazione che circola da anni tra tifosi e anche gli addetti ai lavori, narrazione resistente a qualsiasi tipo di smentita. Il Milan non investe o investe poco. Ogni sessione di mercato senza un colpo da prima pagina diventa praticamente la conferma di una proprietà avara e di un progetto sportivo al ribasso. Tuttavia, ogni qualvolta ci affidiamo ai numeri, scopriamo una realtà completamente diversa. Secondo il recente report della UEFA, The European Club Finance and Investment Landscape, il Milan è clamorosamente al 15° posto al mondo per investimenti cumulativi sui cartellini, con ben 464 milioni di euro spesi per la costruzione della rosa del 2025. Si tratta di un vero e proprio record storico per il club rossonero. Per capire bene questo numero da capogiro, dobbiamo chiarire cosa misura esattamente la UEFA con questa metodologia. Non stiamo parlando infatti del valore di mercato attuale dei giocatori, che è solo una stima, e non stiamo calcolando neanche le future plusvalenze o i soldi in entrata dalle cessioni. Stiamo parlando semplicemente di flussi finanziari certificati, quindi denaro reale uscito dalle casse, registrato a bilancio e versato per i cartellini dei giocatori attualmente in rosa. E se diamo un'occhiata alla graduatoria europea con queste premesse, le sorprese sono notevoli. Con questi 464 milioni di euro il Milan si posiziona davanti a giganti assoluti del calcio continentale. Il club rossonero ha speso infatti più del Barcellona, dell'Atletico Madrid, del Borussia Dortmund e perfino dei rivali dell'Inter. Parliamo di 52 milioni in più rispetto ai nerazzurri e 23 in più del Barca. Dunque, i soldi fondamentalmente vengono spesi e come? Arrivati a questo punto, però, è lecito porsi una domanda. Se il club spende cifre da record che lo mettono davanti addirittura alla elite europea, perché la percezione dei tifosi è diametralmente opposta? Perché c'è così tanta frustrazione? La risposta, a mio avviso, a questo paradosso non sta nel quanto si spende, ma nel come si spende. Il Milan ha infatti adottato nel tempo quella che possiamo chiamare la filosofia della diluizione. Invece di fare l'esborso monstre da 100 milioni per un singolo fuoriclasse, il club distribuisce il capitale, preferisce costruire la rosa mattone per mattone, acquistando magari 5 giocatori di fascia media da 20 milioni l'uno. Dal punto di vista del rischio finanziario, questa strategia è chiaramente ineccepibile. Protegge il bilancio dall'eventuale infortunio o fallimento di un singolo acquisto e garantisce grandissima flessibilità. Ma c'è anche chiaramente un rovescio della medaglia. A livello sportivo, specialmente in Champions League, fa mancare quei campioni in grado di risolvere le partite da soli. Inoltre il fatto di non osare mai oltre i 35-40 milioni al massimo manda al mercato anche un implicito segnale di rigidità, abbassando quindi la capacità attrattiva globale del brand agli occhi di procuratori e top player. Per comprendere appieno la dinamica, però, dobbiamo fare un confronto rivelatore con un top club come il Bayern Monaco. Guardando i costi della rosa, infatti, il Bayern spende 573 milioni contro i 464 del Milan, un divario di 109 milioni, che non è certo incolmabile. Il problema vero, infatti, risiede in quelli che sono i ricavi strutturali. Mentre il Bayern Monaco genera stabilmente tra gli 800 e i 900 milioni di euro all'anno, il Milan si ferma a circa la metà. Questo significa che il modello dei bavaresi è perfettamente sostenibile, impiegando il 65-70% del fatturato. Il Milan invece, per tenere il passo, investe una quota molto elevata, arrivando a toccare o superare il 120-130% dei propri ricavi. Questo squilibrio ci porta diretti a un ostacolo insormontabile, le cosiddette regole europee del nuovo fair play finanziario. La nuova squad cost rule della UEFA impone infatti che il costo totale della rosa, ovvero la somma degli ammortamenti dei cartellini e degli stipendi lordi più le commissioni di trasferimento pagate agli agenti sportivi, non superi l'80% dei ricavi del club. Con il fatturato attuale, ogni singolo acquisto del Milan aggrava un rapporto costi-ricavi già teso al limite. Quella che dall'esterno o sui social viene percepita come timidezza sul mercato è in realtà un rigido vincolo regolamentare che opera costantemente in background, quindi dietro le quinte.
Il nodo cruciale, il vero denominatore mancante in questa equazione, è però un altro, cioè il modello di business e nello specifico lo stadio. San Siro sarà anche un impianto iconico e intriso di storia, ma non può minimamente competere con arene moderne come l'Allianz Arena in termini di incassi premium, hospitality e indotto commerciale a 360 gradi. Si innesca così una spietata reazione a catena. Un'infrastruttura non di proprietà porta a ricavi stagnanti. I ricavi stagnanti attivano la morsa regolamentare della UEFA, la quale impone un mercato diluito e privo di supercolpi, che alla fine sfocia nella frustrazione della piazza. Il problema, insomma, non è il mercato, ma più che altro il modello di business. A mio avviso è arrivato il momento di cambiare la nostra prospettiva e archiviare definitivamente il falso mito di una proprietà che lesina sugli investimenti. I dati parlano chiaro. La domanda che dovremmo porci oggi non è più perché il club non investe, ma piuttosto perché con una spesa di questa portata i ricavi non crescono proporzionalmente e come possiamo sbloccare la capacità di monetizzare questo brand a livello globale. Confondere le regole aziendali e i limiti infrastrutturali con la presunta avarizia non ci aiuta certo a capire la realtà, ma serve solo a perpetuare un luogo comune che i dati smontano puntualmente.